Avete appena speso 7.000 euro per la vostra bici nuova o usata e vi apprestate a fare il primo giro in bici. Quali sono le 5 cose fondamentali da controllare per far sì che non succeda questo? Voilà. Niente fa più incazzare di quel titin dello sterzo che balla, della sella che scende. Quali sono le 5 cose fondamentali da controllare quando andate a prendere la vostra bici nuova o usata? Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Arriviamo dall'ultimo video pubblicato di venerdì dove è uscita la nuova Addict, quindi Scott mi ha consegnato questa bici nuova, abbiamo fatto la comparazione con la Foil, sono uscite tante cose, tanti punti di domanda, qualcuno ha detto una è porno e una è da vecchio. No ragazzi, una è da pro, secondo me la Addict è forse più da pro, ha lo sterzo bassissimo, è più lunga, è una bici che se andate a prendere la vostra taglia vi troverete uno sterzo molto basso, quindi è una bici molto aggressiva, molto grintosa. L'altra, la Foil, è più aggressiva come look, ma poi le taglie sono un po' più comode, lo sterzo è più alto, quindi tante cose che comunque potete vedere sempre nel vecchio video, quello di venerdì. Ma passiamo adesso, siccome questa bici è stata appena presentata ed è nuova, mi è venuto in mente quante volte mi è successo in 20 anni di carriera di ritrovarmi con una bici nuova, pettinata, ufficiale, appena data dal meccanico migliore del mondo e avere dei problemi. Beh, questa cosa può succedere, non è colpa del meccanico, non è colpa di nessuno, è colpa del fatto che le bici nuove vanno un po' rodate, è il motivo per cui non si corre mai né con una moto, né con una bici, né con una macchina nuova fiammante in gara, bisogna un pochettino rodarla. Ci sono 5 cose fondamentali che io trovo cruciali da dirvi per aiutarvi nel vostro primo giro, per farvelo godere di più, perché spesso mi è successo che poi mi trovavo incasinato. Partiamo dalla numero 1. Ecco la nostra bici nuova in questo caso e partiamo con la prima cosa da controllare prima di fare la prima uscita. Bene, tutti penserebbero che la prima cosa da guardare in una bici nuova è la sella, perché l'altezza sella è fondamentale, poi dovete pedalare. No ragazzi, perché la sella va fatta in automatico, quella la vedremo dopo. Partiamo da una cosa che non tutti guardano ma che secondo me è cruciale. Prima roba da vedere, lo sterzo. Lo sterzo è bastardo perché quando la serie sterzo non è tirata bene, balla. Voi partite in bici e alle prime 2 frenate balla un po'. Ma perché? Perché la bici è stata assemblata poi, raga, cioè magari vi ha dato un meccanico di fiducia bravissimo, magari vi ha dato un meccanico di fiducia bravissimo che però non ha guardato una sottigliezza, una piccolezza, magari l'avete comprata su internet perché alcuni brand vendono solo su internet, magari l'avete comprata usata e quindi è una cosa assolutamente da controllare. Molto bene, serie sterzo. Prima cosa da fare è questa, perché in genere si parla sempre di sella, ma sulla serie sterzo quello che io consiglio di fare è sfilare logicamente il cap, prendere la nostra brugola o Torx in base a quella che le viti che sono inserite sulla nostra serie sterzo e svitare 1, svitare 2, quindi prima le 2 che fermano, poi svitiamo un attimo questa che tira la serie sterzo, dopodiché andiamo a tirarla bene, meglio con la bici giù, perché così facciamo il classico test della serie sterzo se balla, quindi puntiamo e la spostiamo avanti e indietro, dopodiché andiamo a tirare prima questa bene, non fortissimo ma tiratela bene, è molto importante perché va a chiudere la serie sterzo. Quando questa è tirata, non puntata, tirata, 4 Nm, quindi usiamo la dinamometrica, poi andiamo a chiudere 1 e 1, 2, anche queste tirate belle salde, così lo sterzo starà fermo. Può succedere anche con il manubrio, qui abbiamo un manubrio integrato, ma alle volte il manubrio è leggermente puntato. E cosa succede? Prendete una buca, tum, il manubrio scende. Non mi dite che non vi è capitato perché vi è capitato sicuramente a tanti di voi. Quindi le brugole dello sterzo, se non avete il manubrio integrato, vanno tirate. Anche queste decisi, non esageriamo logicamente perché queste sono più delicate, però vanno tirate. Un'altra cosa, sempre sulla parte sterzo, che veramente è da controllare perché a me capita spesso, andate a saltare un marciapiedino, fate un piccolo drop con la gravel, non tutti lo fanno ma qualcuno lo fa. Le leve fanno incazzare perché così come il manubrio, quando prendete una botta forte il manubrio rischia di scendere, non in questo caso perché è integrato, ma la leva magari ce l'hanno puntata e si muove, si chiude in dentro, si sposta. Voi tirate su il gommino e con la sua relativa brugola gliela piantate dentro e tirate forte, raga.
tiriamo, qui non abbiate paura, non si rompe niente, non va strappata via, ma non bisogna puntarla, ragazzi. Tiriamo queste viti perché la bici deve stare insieme, la bici è fatta per andare, non è una bici parcheggiata da mettere in garage, vabbè, qualcuno sì, o nel nostro ufficio, qualcuno sì. Però vanno tirate, quindi serie sterzo passata. Ok, passiamo alla sella e reggisella. C'è chi li ha persi come me alle Olimpiadi, ma molti di voi no, spero la maggior parte, perché non è comodissimo perdere la reggisella, vi trovate su una BMX. Ora, l'altezza sella è una cosa banale, quindi facciamo l'altezza sella e puntiamo. Siccome le bici moderne tipo queste hanno una chiusura della sella dall'alto praticamente e non laterale, è un modo di chiuderla molto stiloso, la bici aerodinamica è fichissima, è super cool, ma non tira tanto forte come l'altra. Almeno io ho avuto esperienza con i brand passati che la sella scendeva, quindi puntiamo e tiriamo. Perché quando poi la sella scende vi incazzate, dovete far aspettare i vostri amici, è sempre un casino. Inoltre, se non c'è il segno, rischiate che la sella scende, la ripuntate su, è sbagliata, ripartite, è ancora bassa o alta e vi incazzate di brutto. Altra cosa, la sella è una situazione dove tu la punti e vai, sì. Quando prendi una buca fatta male, sei un po' più avanti, sei un po' più indietro, la sella va giù di punta, va su di punta, vi fa incazzare di brutto, soprattutto sulle gravel, sulle bici da ciclocross o sulle mountain bike, è una cosa che può succedere. Quindi anche qui mettiamole in bolla e mi raccomando, tiriamo belli decisi, non abbiamo paura di rompere, non si rompe niente, c'è sempre la dinamometrica, ma non puntatela basta perché non arrivate alla fine del primo giro. Terzo punto da guardare, le ruote. Ora, la prima roba da guardare sono le gomme. È chiaro, gonfiate le gomme e uscite in bici. Se però non avete le camere d'aria, chi usa le camere d'aria? Chi è che usa ancora le camere d'aria? Sì, qualcuno le usa ancora. Per voi non c'è problema, gonfiate e siete a posto. Per chi usa i tubeless invece, soprattutto nel caso in cui andaste a cambiare subito le gomme, come faccio io perché ho un brand che è Kenda Tires e spesso montano Schwalbe o Maxxis, le Scott. Ecco che bisogna guardare soprattutto sui cerchi da strada. Hanno tutti delle diverse caratteristiche. Questi sono hookless di Syncros e la gomma deve essere compatibile, soprattutto se usate gommine più strette, quindi le 28 stradali, le 25. Ecco, se la gomma non è compatibile col cerchio rischiate moltissimo. Quindi chi usa le camere d'aria, vabbè, è un po' vecchia scuola, però basta che ci metta la camera. Chi invece le usa tubeless, primo, controllare che ci sia il lattice dentro, perché se non mettete il lattice vi ritrovate con la gomma che piano piano si sgonfia. Partite 10 minuti, mezz'ora, la gomma sgonfia, vi incazzate. Quindi lattice è importante se lo volete mettere, anche se a me fa un po' arrabbiare quando c'è tutto quel rudo in giro. E poi controlliamo che sia compatibile. In questo caso ho messo delle 30 che sono belle larghe, sul cerchio si stanno bene e quindi la gomma è fatta. Il cerchio non c'è molto da vedere, ma soprattutto i raggi. Questi sono i nipples e questi sono i raggi e quello è il mozzo. Giustamente direte voi, lo sapete già. Certo, quando il raggio si smolla succede che inizia a ballare, a parte il rumore, la ruota va storta. Se non ve ne accorgete in fretta, che cosa succede? Succede che il nipples si svita del tutto, il raggio vola fuori e il nipples va dentro il cerchio. Uno sbatta tremendo, perché poi devi far uscire il nipples dal cerchio. Quindi controlliamo subito se è una bici usata. Se è una bici nuova, in genere di solito riesce a fare almeno il primo giro, però poi controllatela. Qui non consiglio tanto il fai da te, perché tirare i raggi rischiate di avere una ruota a svirgola che va proprio a bandiera, a banana. È chiaro che se siete a piedi, mi è capitato anche di chiuderlo con la pinza in maniera un po' maldestra, diciamo, però se siete a piedi, tirate i raggi, puntateli. In questo caso non tirate forte. Se tirate forte il raggio, poi la ruota va tutta storta, è un macello. Però se almeno lo puntate, riuscite ad arrivare a casa, se non l'avete controllato prima di uscire, e perlomeno non perderete nipples, non farete danni. Quindi è una cosa da controllare. Logicamente per i passanti chiudeteli. E poi se avete una bici vintage come questa, chiudete bene il quick release, perché sennò impennate e vi vola via la ruota davanti. Ok, quarto punto, la parte cambio, quindi drivetrain. Il cambio è attaccato al forsellino, giusto? È collegato lì. Bene, andate a puntarlo, perché se la bici è solo stata assemblata, alle volte
si svita leggermente, il cambio inizia a diventare mollo e a parte che rischiate che se si svita del tutto volano i raggi, fa un macello, ma non pensiamo al peggio. Comunque il cambio inizierà a fare andrà sempre peggio, voi giocherete magari col cavo o beh, se è un cambio elettronico in realtà no, però comunque andate a puntarlo. Questo non va stretto alla morte, però quando lo puntate spingete ancora un po' e il cambio è su bene e non fate disastri. Nel caso in cui abbiate un cambio meccanico, non è peccato, adesso tutte ste menate di wireless, non è peccato avere cambio meccanico, andate a puntare bene il filo. Quando esce il filo che viene attaccato appunto al cambio posteriore, ecco che questo filo qua, se è solo puntato, cambia 1, cambia 2, cambia 3, si sfilaccia un pochettino, cioè si sfila leggermente, il cambio andrà peggio, andrà male e dovete tutto riregolarlo. Il cambio è già a posto se ve l'ha data un meccanico, se ve l'ha data un amateur, l'avete comprato usata, no, però il cambio in teoria è già a posto. Andatelo a puntare bene, belli decisi, è un cavo de ferro, quindi una volta che lo tiri un po' va bene. Però puntatelo, consiglio vivamente di puntarlo. Mi è capitato spesso che questo sia stato appena appoggiato lì, oppure per esempio caso di una bici usata, il tipo ha cambiato tutto il gruppo perché voleva tenersi l'XT e vi ha messo l'SLX, o voleva tenersi l'XTR e vi ha messo un XT, lo cambia, lo punta e basta, si sfila e voi siete un po' appiedati. Quindi puntare questa brugola. Il resto, beh, pedivelle, pedali, insomma potete controllarli, difficilmente li perderete al primo giro, quindi ecco, da questo punto di vista dovreste essere a posto. E l'ultimo punto, il quinto, riguarda una cosa che è solo per alcuni di voi. Io lo so che ce l'avete a casa, lo so perché ce l'ho anch'io, io lo so che qualcuno la usa tutti i giorni, qualcuno di nascosto, qualcuno non dice niente ma la usa. Eh sì ragazzi, avete capito di cosa sto parlando. Sto parlando della bici elettrica. Raga, controllate che siano cariche, ragazzi, fondamentale. Caricatela, avete preso la bici nuova usata, caricatela, è importante, fondamentale. Voi direte, ma che dici? Non mi dite che non vi è mai capitato, io voglio il commento di qualcuno di voi che mi dice sono andato a prendere la bici, era scarica, ti incazzi come una iena. Peraltro io per esempio ho il cambio collegato, quindi se non è caricata la bici non va neanche il cambio. Detto questo, spero che vi sia piaciuto il video, spero sia stato interessante. Io per esperienza, a me per esperienza è capitato spesso che succedessero problemi al primo giro con la bici nuova fiammante. Ora vi saluto, andiamo poi al prossimo vlog, è quasi ora di saltare sul tassello, ma si fa un passo alla volta e arriveremo, tutto arriverà durante questa stagione che sarà potentissima. Bella lì, ciao raga.